Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio in cui raccontiamo senza filtri ciò che accade dietro i riflettori. Prima di iniziare, vi chiedo un piccolo gesto che per noi è enorme. Mettete mi piace, iscrivetevi e, se volete sostenermi ancora di più, cliccate su Unisciti. Ogni vostro click rende possibile nuovi contenuti. Oggi vi porto un approfondimento su Can Yaman e Demet Özdemir, una storia che torna a far discutere dopo giorni intensi in cui le cronache rosa hanno registrato un brusio crescente, complice anche il recente capitolo privato di Demet con Uzan Kok ormai chiuso. Quello che sembrava solo un ricordo televisivo è tornato d'attualità con nuovi avvistamenti, segnali social e testimonianze che parlano di una vicinanza inaspettata. Per capire come siamo arrivati fin qui, dobbiamo fare un passo indietro. L'alchimia tra Can e Demet è nata sul set di una serie diventata fenomeno globale. Interviste, premiere e tour promozionali avevano cementato la percezione di una coppia affiatata quantomeno nella dimensione professionale. Poi le carriere hanno preso il volo in direzioni diverse, lui tra Turchia, Italia e set internazionali, lei tra progetti ambiziosi, campagne pubblicitarie e un matrimonio che ha occupato per mesi le pagine dei magazine. Quando la relazione con Uzan Kok è arrivata al capolinea, il pubblico ha iniziato a chiedersi se quella intesa di un tempo potesse riaffacciarsi. E qui entrano in gioco gli avvistamenti più recenti. Nei giorni scorsi, una sequenza di fotografie ha fatto il giro del web. L'episodio è quello che molti definiscono la passeggiata del cane. Can Yaman, notoriamente legatissimo al suo cane, è stato ripreso mentre camminava lungo un viale alberato non lontano dal quartiere di Bebek. Accanto a lui, a distanza ravvicinata, una figura femminile con cappuccio e occhiali scuri. Pochi scatti dopo, lo zoom svela i tratti di Demet Özdemir. Non si vedono abbracci plateali, non ci sono gesti che urlino una relazione ufficiale. Ma il linguaggio del corpo è eloquente, passi sincronizzati, spalle che si sfiorano, la stessa andatura tranquilla. A un certo punto, il cane tira verso una caffetteria. Demet ride, Can allenta il guinzaglio e le indica un tavolino appartato. Un testimone racconta di averli visti sorseggiare un tè caldo e scambiarsi un copione pieno di note a matita. Le immagini hanno acceso l'interesse, ma è stata la reazione social a trasformare la fiammella in incendio. Can Yaman ha intensificato le storie e i post, niente dichiarazioni dirette, ma una serie di messaggi dal tono insolito per lui. Una foto in palestra con la didascalia, allenarsi e anche ascoltare, un'altra al tramonto sul Bosforo, la pace è una scelta quotidiana. Tra le righe, molti hanno letto una disponibilità a parlare, a condividere sensazioni, persino a sfiorare temi personali che in passato l'attore preferiva lasciare fuori dall'arena digitale. In parallelo, Demet Özdemir ha pubblicato un carosello di scatti di backstage con una frase che suonava come un invito al dialogo. Quando due voci imparano a respirare nello stesso ritmo, la scena prende vita. La coincidenza più commentata riguarda due dettagli. Primo, la playlist che Demet ha reso pubblica su un servizio streaming, con 3 brani che Can aveva già citato in interviste italiane. Secondo, una foto allo specchio di Can con una giacca di pelle vintage che i fan più attenti ricordano addosso a Demet in uno shooting di qualche anno fa. Indizi minuscoli, certo, ma sufficienti per riaccendere la fantasia dei follower. A ciò si aggiungono le parole di alcuni amici comuni, intercettate nei corridoi di un evento. Si rivedono perché si capiscono, soprattutto adesso, avrebbe detto un autore televisivo. Stanno cercando un equilibrio nuovo, lontano dai riflettori, avrebbe confidato una stylist che lavora con entrambi. Il dibattito si è spostato subito su un terreno più ampio, semplice amicizia, collaborazione professionale o ritorno di fiamma? La linea tra rispetto e curiosità è sottile. C'è chi sostiene che la passeggiata con il cane sia stata un incidente di percorso, una parentesi privata finita per caso sotto i riflettori. Altri parlano di strategia, alimentare l'attenzione a ridosso di annunci imminenti. E qui nasce un'altra pista, quella lavorativa. Fonti del settore dicono che una piattaforma internazionale stia corteggiando sia Can che Demet per una serie evento girata tra Istanbul e Roma, con un accento forte sulle seconde possibilità nella vita come nell'amore. Il concept, secondo indiscrezioni, ruoterebbe proprio attorno a due artisti che si ritrovano dopo anni,
combattendo con i pregiudizi del pubblico e delle produzioni. Se questa ipotesi fosse reale, l'avvicinamento degli ultimi giorni sarebbe coerente con un confronto creativo più intenso del solito. Nel frattempo, l'opinione pubblica si è spaccata in due. Da una parte i romantici, persuasi che certi legami non si spezzino mai del tutto. Sono la prova vivente che l'alchimia non si può recitare, scrive una fan storica. Dall'altra, i più scettici, convinti che ogni gesto sia calcolato. Due professionisti impeccabili, sanno che una foto vale più di 1000 trailer, commenta un critico. Quale che sia la verità, un dato è innegabile, l'attenzione intorno a loro non era così alta da tempo, e ogni movimento viene interpretato come un segnale. C'è poi il capitolo più delicato, la dimensione privata dopo la fine della storia con Uzan Kok. Dimet, con eleganza, ha chiesto rispetto. Niente interviste confessionali, nessuna diretta per raccontare dettagli intimi. Eppure, il silenzio non spegne la curiosità, anzi, spesso la amplifica. Alcuni commentatori invitano alla prudenza, una separazione lascia sempre scie emotive. Rivedere un ex collega con cui hai condiviso anni importanti può essere terapeutico, non necessariamente amoroso. Altri, al contrario, leggono nella serenità che traspare dagli scatti un segnale di rinascita, sembra a suo agio, e questo conta più delle etichette. A proposito di etichette, una breve parentesi sul cane, protagonista involontario di queste ore. Gli addestratori che hanno analizzato i video sostengono che la dinamica riveli confidenza reciproca. Il cane risponde sia ai comandi vocali di Khan sia ai gesti di Dimet, segno di una frequentazione non episodica. Un elemento curioso che alimenta le supposizioni: è difficile che un animale si affidi a una persona che vede per la prima volta. Naturalmente non basta per trarre conclusioni, ma aggiunge una sfumatura interessante. E adesso? Cosa dobbiamo aspettarci? Gli scenari sono tre. Primo. La relazione è solo un'amicizia ritrovata, e tra qualche giorno le strade torneranno a separarsi, lasciandoci il ricordo di un equilibrio civile e maturo. Secondo, c'è un progetto professionale in cantiere che richiede affiatamento, e quindi la coppia sta investendo tempo ed energia per ricostruire quella sintonia che il pubblico ama. Terzo, stiamo assistendo ai primi capitoli di una storia nuova, che rifiuta i confini del passato e prova a crescere con più consapevolezza. In ogni caso, la gestione mediatica sembra coordinata, nessuno dei due ha smentito in modo perentorio, nessuno ha cavalcato la curiosità con frasi ambigue. Questo suggerisce la volontà di proteggere ciò che conta davvero, qualunque cosa sia. Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile patto con i fan, incontri a numero chiuso, regole di rispetto condivise, zero inseguimenti in strada. Un format che Kenny Omen ha già sperimentato in Europa e che potrebbe replicare, soprattutto se il clamore dovesse crescere. Dimet Özdemir da parte sua ha sempre mostrato rigore nel separare lavoro e vita personale, non stupirebbe vederla ribadire questo confine anche adesso, magari con un breve messaggio in cui ringrazia per l'affetto e chiede di lasciare spazio alle cose importanti. Alla fine, ciò che colpisce è la maturità della narrazione. Non più il gossip urlato di un tempo, ma dettagli piccoli, gesti quotidiani, una camminata con un cane che diventa simbolo di una vicinanza possibile. È una storia che non si può ridurre a una didascalia. È una trama fatta di professionalità, di rispetto riconquistato, di memoria condivisa. Ed è anche un banco di prova per noi spettatori. Sappiamo accogliere le notizie senza trasformarle in assedio? Sappiamo lasciare che siano loro, quando e se lo desiderano, a scegliere le parole giuste? Prima di chiudere, vi lascio con due domande. Pensate che Can Yaman e Dimet Özdemir stiano costruendo una nuova fase, più adulta e più libera dalle pressioni esterne? E credete che il confine tra promozione e sentimento sia davvero così netto come vorremmo? Ditemelo nei commenti, leggerò tutte le vostre opinioni. Se questo approfondimento vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Presto torneremo con nuove storie, nuovi retroscena e, chissà, forse una conferma ufficiale che cambierà il corso del racconto.